Cosa fa un web designer? Un web designer è un professionista che si occupa della pianificazione e del design di siti web, partendo appunto dalla pianificazione del prodotto fino al controllo finale sul prodotto, rispettando i principi di usabilità e accessibilità. Dove operano i web designer? Un web designer può lavorare in diversi ambiti. Può lavorare sia in ufficio o in ambienti pubblici, come ad esempio un coworking o un bar, e può lavorare soprattutto in team o da solo. Dipende dal tipo di web designer. Se stiamo parlando di un web designer freelance, sicuramente sarà lui a scegliere dove poter lavorare e quindi appunto potrà lavorare in ufficio o ad esempio in degli spazi pubblici. Se stiamo parlando invece di un web designer dipendente, sicuramente lavorerà in ufficio, e a meno che l'azienda di cui è dipendente non applichi delle politiche di smart working o lavoro da remoto. Per quanto riguarda invece il lavoro in team o da solo, anche qui dipende sempre dal tipo di web designer. Se parliamo appunto di un freelance, di un libero professionista, in quel caso la maggior parte dei lavori verranno svolti da solo, a meno che il libero professionista non abbia dei collaboratori. Per quanto riguarda invece il web designer dipendente, lì ci sarà più scelta, avendo appunto un'azienda alle spalle, potrà avere un team con cui collaborare e sviluppare il progetto. E il suo programma o carico di lavoro? Può descriverlo? Per quanto riguarda il programma o il carico di lavoro di un web designer, essenzialmente si divide in tre fasi, ossia la fase di pianificazione del lavoro, la fase di sviluppo del lavoro e la fase di test e di consegna del lavoro. Nella prima fase appunto si pianifica insieme al cliente o al committente l'idea del sito web, quindi si andranno a strutturare, si potrà creare una sitemap, ad esempio una mappa del sito con le varie pagine, i vari contenuti che dovranno essere utilizzati e dovranno essere forniti quasi sempre dal cliente. La seconda fase invece prevede lo sviluppo vero e proprio del sito web, e quindi il web designer procederà appunto in base insomma a come meglio reputa a sviluppare e mettere online il sito web. E la terza fase, la fase di consegna e test, prevede appunto dei test per quanto riguarda l'usabilità e l'accessibilità del sito web. Quindi ad esempio dei test in cui si va ad aprire il sito web da vari dispositivi, ad esempio tablet, smartphone e PC, per appunto testare l'usabilità sui vari dispositivi e poi si vanno ad eseguire ad esempio delle operazioni di test di quello che potrebbe fare l'utente sul sito. Nel caso di un e-commerce si possono eseguire degli acquisti di test per verificare la facilità di utilizzo e l'accessibilità dei prodotti, del carrello, delle modalità di pagamento. Quali sono le competenze più importanti che un web designer dovrebbe avere? Le conoscenze che deve avere un web designer sono diverse. Quelle più importanti sicuramente sono il saper sviluppare e scrivere correttamente del codice di programmazione. In particolare si tratta di HTML, CSS, PHP e JavaScript. Sono questi i linguaggi principali che vengono utilizzati sul web. E dopo insomma saper programmare e scrivere codice correttamente, un'altra caratteristica che deve avere è saper utilizzare un minimo dei programmi di grafica, che possono essere Adobe Photoshop, Illustrator, XD o programmi simili. Questi servono principalmente per andare a creare delle bozze grafiche da mostrare al cliente prima di mettere online il sito web, e soprattutto servono per creare appunto delle grafiche da mettere nel sito, servono per modificare, ad esempio per alleggerire il peso di alcune immagini da poter inserire poi successivamente sul sito web,
e servono anche per adattare, non so, ad esempio un logo in base alle proprie esigenze. Poi altre conoscenze che deve avere un web designer sicuramente sono delle nozioni di base per quanto riguarda la SEO, quindi l'ottimizzazione sui motori di ricerca, in quanto come sviluppatore andrà a consegnare il prodotto finale anche ottimizzato per i motori di ricerca e quindi è necessario saper inserire correttamente tutto quello che serve. Poi un web designer deve sapere anche poter inserire dei prodotti per monitorare il traffico sul sito web, quindi inserire e collegare al sito web Google Analytics ad esempio, collegare anche la Google Search Console per quanto riguarda sempre la SEO. E poi, oltre a queste caratteristiche tecniche, un web designer, soprattutto se è libero professionista, deve essere in grado anche di scrivere dei preventivi, dei contratti e saper relazionarsi con il proprio cliente. Quali sono i tratti caratteriali più importanti che un web designer dovrebbe avere? I tratti caratteriali di un web designer sicuramente sono avere molta creatività, essere molto attento ai dettagli quando si sviluppa un sito web, saper lavorare in team e saper quindi gestire i vari step del lavoro e infine, ma non meno importante, è il saper relazionarsi con i clienti. Com'è stato il suo percorso accademico fino a quando non è diventato un web designer? Il mio percorso per diventare un web designer è stato il seguente. Ho iniziato gli studi ad un liceo scientifico ad indirizzo informatico che però dopo il terzo anno ho abbandonato e sono andato ad un istituto tecnico industriale, sempre ad indirizzo informatico. Lì ho avuto modo di approcciarmi per le prime volte con la programmazione per quanto riguarda i siti web. Terminati gli studi alle scuole superiori, ho iniziato un percorso di laurea in ingegneria informatica che però dopo 1 anno e mezzo ho abbandonato in quanto non ritenevo fosse il percorso che volevo intraprendere appunto per diventare un web designer. Quindi una volta terminati insomma diciamo questi studi ho iniziato a lavorare facendo diversi tirocini in diverse aziende di Roma. Mi hanno permesso di sviluppare molto presto la capacità di saper lavorare in team, dato che fin dal primo da lavoro lavoravo in un team composto da 4 persone e soprattutto mi hanno permesso di sviluppare delle capacità di sviluppo per quanto riguarda la realizzazione di siti. Poi nel corso degli anni ho seguito dei corsi per quanto riguarda la SEO, per quanto riguarda l'usabilità e l'accessibilità dei siti web e continuamente tendo a formarmi frequentando dei corsi per quanto riguarda sempre la SEO e lo sviluppo comunque di siti web, in particolare tramite WordPress in questi ultimi 2 anni. Quanto guadagna in media un web designer? Un web designer in media guadagna circa 1.500 euro al mese. Mi dica una cosa che le piace di più del suo lavoro e una che non le piace. Un aspetto che sicuramente apprezzo del mio lavoro da web designer è il fatto di poter lavorare dove preferisco e questo mi permette di lavorare con molta serenità e molta tranquillità, in quanto sono io che scelgo giorno per giorno, mese per mese, il luogo dove lavorare essenzialmente. Un aspetto che invece non apprezzo molto del mio lavoro è il fatto che molti clienti spesso ancora sottovalutano le reali competenze e i tempi di sviluppo per quanto riguarda un sito web e quindi spesso tendono a svalutare molto il lavoro svolto da un web designer sia in termini economici sia in termini puramente lavorativi.